Salve a tutti, oggi ci troviamo a Rovito, in provincia di Cosenza. Vogliamo narrarvi un'idea fantastica, un'iniziativa che ultimamente, per fortuna, sempre più persone dall'estero stanno intraprendendo. Vediamo di cosa si tratta. Andiamo in tour. Abbiamo con noi la signora Alessandra, o Sandra, qualcuno la chiama Sandra, qualcuno Alessandra, ma è indifferente. Ci vuoi raccontare che cosa ti è successo qualche mese fa? Precisamente, veramente l'anno scorso, verso ottobre, un anno fa veramente, ero a casa un pomeriggio, mi bussano alla porta, mi hanno detto lei è Alessandra Rizzuti, ho detto sì, sono io. Ha detto ascolta, qui ci sono dei parenti dell'America, ma non parlano italiano. Ho detto vabbè, non ci sono problemi perché io sono madrelingua inglese. Sono rimasta un pochino sorpresa. E poi mi ha spiegato che sono parenti da parte di mio nonno materno e dunque ho conosciuto questo parente, che siamo cugini in terzo grado. È stata un'esperienza, guarda, stupenda. È vero, mi ha fatto ricordare che anche quando io sono venuta in Italia, adesso ormai sono qui da più di 30 anni, mi sono sistemata in Italia. Ecco, una breve parentesi. Correggimi se sbaglio. Sì. Tu sei calabrese, poi sei stata in Canada tantissimi anni, Sì, poi sì, sei sì. ritornata Sì, qui, esatto. hai trovato l'amore, giusto? Sì, e non sei sì. più tornata in Canada, sei rimasta No, nella tua no, no, terra, anche se sì. sei cresciuta in Canada. Dico Sì, bene? sì, sì, esatto, esatto. Sono Ok. andata in Canada che avevo 8 mesi, ho seguito tutti gli studi lì fino alla laurea, poi sono venuta in Italia, insomma, come hai ben detto, ho conosciuto l'amore e poi mi sono sistemata qui in Sei Italia, ritornata alla tua terra. alla mia terra di origine. Sì, calabrese 100%. Anche se si sente ancora l'accento Ah sì, con inglese, tutte sì. che sono qua Sì, ormai ma perché sono... sei cresciuta lì, quindi per sì, forza, si sì. sente qualche decadenza, così mi dicono. Io, boh. E quindi non sveliamo ancora quello che succederà oggi. No, va Abbiamo bene, detto, surprise, surprise. ecco infatti, abbiamo narrato brevemente quello che è Sì, successo, sì, diciamo, un sì, anno sì, fa e sì. adesso aspettiamo che arriva qualcuno, no? E Veramente sono vediamo. emozionata. Ecco, direi, lo sarei anche io, ecco. È una cosa bellissima. Sì, sì. Adesso la documenteremo per bene e vediamo come va. È tutta a Let's see. sorpresa oggi. Surprise, surprise. Grazie, Prego. vediamo. Right, you guys, we're going to the front of the church. Smile for the camera. All right, everybody, can I just have your attention here? The professor would like to tell you a little bit about the church to begin with. A lei, professore. Allora, questa è la chiesa di Santa Barbara. Santa Barbara è una santa orientale. Allora, come è nato Rovito? Rovito è nato intorno al 1000 perché in Calabria e a Cosenza, ecco, questo è il nostro capoluogo, Cosenza. Sono arrivati i turchi saraceni. So, Rovito is born around the year 1000 after Christ. This is the main town and has always been the main town of this area, is Cosenza. And the Turkish Saracens came here around that time, around the year 1000. Allora i turchi saraceni rapivano
rubavano, uccidevano. Allora molte persone di Cosenza sono scappate su queste colline, su queste montagne. So what happened is that the Saracen Turks were very violent when they invaded a country, and they would pillage, they would steal, they would murder. And so the people from Cosenza decided, some of them at least, to find refuge in the hill town in the hills around Cosenza. Perché si chiama Rovito? Si chiama Rovito, una delle ipotesi, perché è una terra piena di rovi, di spine. Vedete là, queste spine, le spine. So the reason why Rovito is called Rovito, and we don't know this for sure, but one of the theories is that it's full of rovi, and rovi are plants that have, how do you call the spine? I don't know how to say spine. Thorny, they're thorny bushes basically. And so that's why it's probably called Rovito. Allora, prima si chiamava Robetomo perché qua si parlava latino, ecco. Poi si è iniziato a parlare italiano dal 600, dal 700 in poi. So the original name would have been Robeto because it's Latin, and when Italian became in vogue, it became like around the 1600s. The name changed to Rovito. My name is Mark Holtzbach, and I am Italian-American who lives in Austin, Texas. And I'm here with my brother and my sister and a lot of cousins, many from Chicago. Wave your hand if you're visiting from America. And if you're, and my local relatives, wave your hand if you're from local. Okay. So Italians living here, we are in Rovito in Calabria. And we are in front of the church of Santa Barbara. And where is Barbara? Right here. There's Barbara. And we just arrived just a few minutes ago, and we're just blown away by the beautiful place where our great-grandmother and great-grandfather came from in the late 1800s. And it was Pasquale Palermo and Rosaria Gerbasi. And the Gerbasi family, are you Gerbasi? Who's a Gerbasi? Okay, so we still have living relatives in Rovito. We're so excited that we can find our relatives. Thank you to our genealogist who's over here, Daniele Andronaco, and he lives in Reggio. Yay! And yes, and Daniele did a lot of hard work to research our family history and figured out how we're related. And where is Tonino? Laboratory. Il professore. He went to fetch his he car. had to go. Yeah. So we also have a professor in our family who lives here and has written many books. He's found a musical foundation, and he's written many books about famous people. So we are so proud that we can be here and meet our living relatives. And I think this is not our first visit. I hope. I think we're going to come back, and we also are going to Sanza in Campania, where our grandfather's family is from. So we have two families. So maybe we can wait for the guys so that everybody can hear it. Okay. We have a couple slow walkers. When I came to back in '86. But okay. Just to point out, the yellow house, okay, is where my grandfather Antonio Gerbasi not grew up, because to be honest, I don't know where my grandfather grew up because I never came to that. But it's where he lived with my grandmother, okay? So they stayed here. And then the house was sold. So otherwise, if it was mine, I would have showed you. But this is where he was, okay?
Is this part of the house? No, so where you just see the yellow part, that's where it is. So it differentiates who's who. Somebody else lives here, I don't know who. But a lot of these houses in these historic places, they're abandoned. Also because there's so many, how can I say it, people that left, immigrated, and so they can't sell them because no one really they agree on something. So they're abandoned because nobody really takes charge of, settling it. So guys, Mr. Tonino was kind enough to point out that this is a very, very old bread oven where the whole neighborhood used to come and bake their bread in this very oven. It's out of commission now, but you can still see the dome shape of the oven. Bread oven. There's probably a lot of heirs involved and they just can't agree to do what Was it a jail? Okay, so I want to buy that place. How much would it cost? Very, very little. Yeah, like 20K or something. It's very little. Oh, I don't know what it would be, but it's having all the heirs agree to sell it. That's the problem. There is a price to make them agree. It's just even finding who they are. Like I said, a lot of them immigrated. Yeah, that's nice. Come on over. Little tidbit. Come on, guys. We have a little tidbit for you. It's nice. Sandra might not even know this. So, of course you know. You know everything. Yeah, that was the let's say the garage, and that's the little balcony. See how particularly they painted it yellow just to identify it's there. Yeah. So did everybody get that? This is the other so side. This is the other side of the house, and it's just a strip of not even 2 yards. Yeah. I left Italy when I was 8 months old. And then I went to Canada, and I grew up in Canada. I grew up in Windsor, Ontario, actually. Graduated from the University of Windsor, and then left to come to Italy. And then I ended up staying, guys, so I was going to say fell in love. like you're from Illinois almost. I mean, Oh, well, because Windsor was so stones. It's really in now as well, because a lot of people try to maintain it like that. So, yeah. So see all these little like narrow streets and stuff like that? It's really characteristic. And if you go to other parts of Italy, in these small villages, they try to maintain it. It looks like there was a door or a window. Probably, yeah. But see, this is another example. I don't think anyone lives here. See, this is antique. This is historical right here. This entrance of this door. Probably a lot of families lived here. So this is like, getting in. was this street originally with the brick in it, or was it always stone originally in there? No, it was originally stone. Okay. Then they went back to putting in the stones and making it characteristic of those days, of those times, let's say. And yeah, so we're approaching what they call La Piazza. It's like where everybody, like the city center, the town hall. I wouldn't say town hall, would you? You'd say the downtown area. Let's put it that way. Facciamo uno simbolico. These are photos of If you Rovito. want to see something about Rovito, this is my name on Facebook. Oh, your name. Okay. Nello Facebook. Giovanni Okay. Garro. Non il nome vero? Sì, Nello Giovanni Garro. Okay. Facebook. Okay. And you can see Everything. many movies from Rovito. Oh, I would See, love that. Lots. Pictures, like postcard pictures from Rovito. So that's your little souvenir for the day. His name is Nello Giovanni Garro. He has a Facebook page and he invites you all to become his friend and to look at photos and videos that are on his page. Okay?
My mother used to come here as a young girl because it was a convent and there was all the nuns, and so she learned how to sew and to embroider and everything here. And now it's been a city hall for I think now over 20 years, maybe 30. It's been a city hall. Yeah, very characteristic, very. Salve sindaco. Tutta la famiglia. Buongiorno, buongiorno, ciao, come stai? Va bene. Buongiorno. Ellen, San Francisco. Giuseppe Lesani. Grazie. Il signor Holzbach vi vuole ringraziare di essere venuti la domenica in ufficio per incontrarlo e con tutta la sua famiglia estesa. Noi ringraziamo loro di essere, per noi è solo un piacere averli qui stamattina. So the mayor says he thanks you and your family for few being minutes. here. It's a great pleasure to have you here. This is for the drone that we I sent it to everybody. This is a disco effect. Guarda, tutti hanno origine. Allora, la parentela è che il trisavolo e la trisavola, bisnonna, Parlo io. ma conosce il signor lavoratore, conosce tutte le parentele. Allora, Mark, che è un astrofisico, è venuto l'anno scorso in ottobre, ha ritenuto opportuno ritornare a Rovigo con i suoi parenti, i suoi familiari, perché la nonna discendeva da Rovigo, era figlia di Pasquale Gervasi e di Maria Rosalia Lavoratore, cioè una zia di mio padre. La nonna era figlia a queste coniugi, è andata in America, però la nonna ha sempre inculcato ai nipoti l'amore per Rovigo. Lei non è potuta ritornare, è morta. Ecco, però lui ha rispettato questo comandamento. Ecco, la sua volontà. Dana, where's the camera? È venuto già 2 volte in Questo un anno. camera. Short translation, I won't repeat everything, but so the professor explained to the mayor that Mark came here last year. We had a little bit of confusion at the town hall with the office that contains all the archives and the stuff. We arrived unannounced. Yeah, we arrived unannounced, so we found them a little bit surprised. But he says he's happy that Mark came back and he brought his whole extended family to Rovigo. So, 10 times more next time. yeah, saranno 10 volte di più la prossima volta che il cugino Jay ha delle ambizioni politiche, quindi farà sicuramente una chiamata in ufficio. I'll move here and run for mayor. Dice che è molto... Magari la sua stella la sua è a stella e striscia. Yeah, yours has the stars and stripes on it, doesn't it? True, but we should Siamo insediati da 2 anni, non so se questo ha potuto contribuire a questo aspetto, perché noi abbiamo tante richieste da parte di molti cittadini nostri che vivono in America, in Canada, che vorrebbero di nuovo avere notizie di Rovigo, insomma vorrebbero avere informazioni su come sta andando, diciamo, l'andamento sia politico, come si vive a Rovigo. Quindi noi stiamo cercando di mantenere questi rapporti, ogni cosa che noi cerchiamo di prendere subito al volo queste opportunità, perché per noi è importante far conoscere ai nostri congigi, che sappiamo tantissimo quanto ci tengono, no? Quello è emblematico, no? Il fatto della maglietta, cioè, perché non ci dimentichiamo che sono stati i nostri connazionali a rendere l'America
quella che è in questo Nel frattempo, se no sì. diventa di No, ma tu lo dici giusto, cioè senza tranquillo. So the mayor says that they are getting more and more requests from people from the United States, but also other faraway countries, of people who have their roots in Rovito, who want to know how things are going here, who want to come, who want to re-become even Italian citizens if they're not at this very moment. And he thinks it's one of the most important things is to make these ties and keep these ties alive across the Atlantic. Ha chiesto il signore se lei è al corrente che stanno facendo una richiesta di cittadinanza congiuntiva con 53 persone della famiglia per la cittadinanza italiana. Bene. No, però mi fa vabbè, piacere. stanno già Però in corso d'opera. Mi fa piacere. Si sentono sia italiani che americani. Bene, grazie. Alright. Ora Allora, scendiamo. Luisa va alla strada. We'll be following Luisa here, who's going to show us the...
Unfortunately, I just noticed the picture's really faded, but that was him. And then there's a rip because he was in the army. And this is a symbol. This was a symbol for Fascist. the fascists. Yeah. Is there any way that Mark, ti faccio adesso vedere i lavoratori. No, wait, let me get rid of the candle. Well, this would have to be his relatives doing that. I don't have authority to do that. You know, having flowers there. Quando nasceste tu, io bellezza, mamma da partorire senza dolore, mamma da partorire, mamma da partorire, quando ti sopportare. Quando nasce lo sole la serata, tutti la gente canta la partita, tutti la gente canta. E cantano per voi angelica fata, spinturatore di la carina, spinturatore di la testa una via, ora l'innamore del passi al banco, da un lavoro sino a via. One for me. Is this okay? Okay.
il bello con la caglietta. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti con gli occhi rossi e cappelli. I'm almost out of season now. Prima fila e bocchino da spasso per il paese, l'amore sacro e l'amore profano. Fabrizio di Andrea, muove, vado a braccio. You'll have to ask her. So this has been a very, very special family day. È un giorno molto molto speciale per tutta la famiglia. Absolutely incredible. Thank you, Mark and Dana for putting this all together, and thank you, Sandra, and for allowing us to have this party here with all of our family. Family is so important. Go ahead. Yeah, ringrazio Mark e Dan per aver organizzato tutto questo e soprattutto ringrazio Sandra per la cortese ospitalità, per averci messo a disposizione questi spazi. Now, family. In a short 3 weeks from now, my youngest daughter is getting married, and most of the people in my family that are here from the United States will be at that wedding. Fra 3 settimane mio figlio si sposerà e molte delle persone che sono qui riunite parteciperanno alla cerimonia nuziale. But very special weddings for families. They're special occasions. Sono occasioni speciali per tutta la famiglia, sono veramente contento di questo. Yes. 40 years ago today, my brother Dan and my sister-in-law Laura got married. 40 anni fa mio fratello Dan e sua moglie Laura si sono sposati. I'd like to take this special moment to congratulate them and make a toast to Dan and Laura, and their daughter Cheryl is here too, so it's very special to her Quindi too. voglio cogliere questa occasione per congratularmi con loro, per fare i migliori auguri a loro due e anche a Cheryl, la loro figlia. Salute Dan and Laura, 40th anniversary. Celebrate. Thank you.
Grazie. Grazie. But I'm recording. Okay, go. Laudato sia lo santo sacramento. E beva di lo Carmelo Maria, e beva di lo Carmelo Maria. È stato un piacere, auguri ancora e cose belle. Okay, so my name's Phil Koza, and I'm here with my brothers and sisters, and most of all, I'm totally honored that my daughters joined me also. And this town is just incredible. The beauty of southern Italy is amazing. I'll always remember it for the rest of my life. I hope to come back another day. I love the hillside and the villages. And most of all, the people here are so friendly. It really feels like I'm with family, you know, close family. And I'll always treasure it and love everybody here. So thank you very much. Bye. Okay. My name's Mark Holzbach. I live in Austin, Texas, and my grandparents are Italian, so I'm half Italian, my mother's side. And then my great-grandparents came from Rovito. And was it last year, exactly, I came to Rovito. I just stumbled into the bar in the main town square, and someone connected me to my relatives, which is where we are right now. My cousin Sandra's beautiful place looking at the town of Rovito, where my great-grandparents were born and where they left to emigrate to the United States. And I heard the stories and I knew that it was Rovito, but I didn't know much. But I hired a genealogist from Reggio Calabria, and he helped me so much to find exactly my family and my living family today. So I think I highly recommend to all the Calabrese people living all over the world, and there's so many, that you should hire a genealogist, because it would be hard for you to find your relatives
without the help of going through the church records, and you can't read those church records even if you're a fluent Italian speaker. You need to have a specialist who knows exactly where to go and how to read everything. So if I could give that message, that's what I would do. Please look up your genealogy. It's so rewarding, and you feel instantly connected. And I think my sister's here. She wants to say something, right? Yeah. You want to say something? You want to? Maybe you should say your name. My name is Ellen, and where do you live? I live in San Francisco, California, and this place reminds me very much of Northern California, with the climate and the mountains and the green and the wine and the fruit and everything that grows here is so wonderful. And I think that maybe my Italian background is why I like to live in a place like this, is because something in my blood reminds me of this, must remind me of this place. You feel connected. Yes. Yeah, it's a great feeling. Wonderful experience. Okay. Thank you, Rovito Cousins. We had a great time, great trip. Thanks for the hospitality. Grazie. Hi. This is not a goodbye. This is see you soon. Thank you so much. You're a bunch of lovely, lovely people. Not to mention all my relatives, which I am so proud of. And I'm getting very emotional right now. But you guys have a great trip back home. Enjoy the rest of your vacation. And like I said, I hope to see you soon. A big kiss. Thank you, Miss Sandra. Thank you to your family and everyone. It was perfect. Ooh, I'm getting goosebumps. Tell your students about us. Yes, I will tell my students. Yes. Alla prossima volta. Yes, alla prossima volta, sicuro. Okay, again, safe trip back home. Sandra, che dire? Questa giornata com'è andata? Guarda, sono veramente emozionata perché era una cosa veramente unica, un evento unico, perché a riscoprire, ritrovare tutti questi parenti dell'America, di diverse parti dell'America, tutti uniti insieme, è stato veramente emozionante. Cioè, lo auguro a tutti che vogliono scoprire le loro radici di farlo, perché è veramente toccante. E io ancora ho dei brividi, credetemi, della sensazione di conoscere queste persone che hanno questo forte senso di appartenenza. Di appartenenza, giusto, grazie. E dunque è stata una giornata stupenda, il tempo ci ha aiutato. L'ho notato anch'io, perché gli brillavano gli occhi quando sono arrivati. Sì, non finivano mai di ringraziarmi. Vabbè, ho dato l'ospitale a casa mia, però anche il tempo ci ha aiutato. Sicuramente. E dunque per loro hanno detto unforgettable, indimenticabile sarà questa giornata per loro. Hanno fatto filmati, foto e andranno ritornando con questa
ricordo che lo passeranno, ha detto che ci sono altri 30 parenti ancora che vogliono anche loro venire e a scoprire le loro radici qui in Calabria e specialmente a Rovito, e dunque forse l'anno prossimo qualcuno verrà, insomma sono anche, non vedo l'ora di vederli, di conoscerli. Va bene, grazie per tutto. Grazie a voi, e grazie per voi. l'ospitalità, perché ci hai offerto casa, e è stato anche per me, che ho documentato la cosa, una cosa veramente, veramente sensazionale. Mi sono emozionato anch'io, quindi Immagina io che sì, ho sì. ritrovato tutti questi Ho visto la luce parenti. negli occhi dei tuoi parenti, sì, anche nei tuoi naturalmente. Sì, sì, sì. Va bene, grazie a ancora. voi. Io e- un appello a tutti i calabresi che vi trovate altrove di fare questa cosa, perché veramente è bellissima e restate, come si suol dire, senza parole, veramente. Esatto. Un Grazie abbraccio. ancora. Ciao, Ciao, grazie, ciao. alla prossima allora. Alla prossima. Ciao.